Un po' di importanti premesse prima di iniziare. Non voglio che questo video venga reactato in nessuna live o video, né su YouTube, né su Twitch, né su nessun'altra piattaforma. Mi rendo conto che questo video sia pubblico, ne sono consapevole. Semplicemente vi chiedo con cortesia di rispettare la mia richiesta, perché il soggetto di questo video è il mio benessere mentale e soprattutto perché vorrei che da qui si generasse solo un dialogo costruttivo e che non ci siano troppi filtri tra me e l'utente finale. Questo video non ha l'esigenza di essere tradotto da terzi, perché non intendo dire cose che non esplicito chiaramente. Non ci sono sottintesi. Se qualcosa la volevo dire, l'avrò detta. Sono aperto al dialogo, vorrei semplicemente evitare che risucceda di nuovo. Non troverete risposte eclatanti, non troverete drama. Se siete qui per questo, capisco la vostra curiosità, ma dal profondo del mio cuore vi dico che resterete delusi, perché non voglio fare la guerra con nessuno. Arrivo per dire delle cose, in pace. Avrei potuto rispondere a tanti drama del passato, avrei potuto accettare l'invito a tante live, avrei potuto fare diversi video. Se non l'ho mai fatto, è perché non ho voluto mai farlo. Se non l'ho mai voluto fare, è perché preferisco essere dimenticato che ricordato per qualcosa che non mette in luce dei motivi sensati per essere qua sopra. Ed io ho dei motivi per essere qua, perché credo che come essere umano io abbia qualcosa da dire, a prescindere che questo qualcosa possa o non possa trovare interesse dall'altra parte. Il fatto che molti di voi al mio posto avrebbero fatto dei video, accettato quegli inviti, non vi rende delle persone peggiori di me. Io non sono una persona migliore di voi semplicemente perché ho deciso di non farlo. Mi rendo perfettamente conto che moltissime altre persone non sarebbero rimaste in totale silenzio, ma la mia decisione rispecchia semplicemente il mio modo di essere. Mi sono semplicemente rispettato. Tutte le persone più o meno conosciute che fanno parte della community italiana di YouTube e di Twitch e che mi conoscono bene sanno che sono una tomba. A prescindere che io sia loro simpatico oppure no, mi rispettano perché sanno che se dovessi scegliere tra una notorietà vuota ed un anonimato pieno di significato, scegliere la seconda. Anche qua è banale, ma è importante. Questo non mi rende una persona migliore, perché questo tipo di valori sono strettamente personali. Ci sono delle persone che farebbero di tutto per una fama priva di significato, che restano comunque delle belle e bravissime persone. Vi voglio parlare del silenzio degli ultimi anni, pur comprendendo che la decisione di parlarne in questo formato mediale, così come la decisione di parlarne pubblicamente, diano a quello che sto dicendo una connotazione di un certo tipo che potrebbe creare dei fraintendimenti, soprattutto perché i contenuti arrivano a persone diverse con percezioni diverse, ma accetto questo rischio perché sto parlando della mia vita e soprattutto perché non voglio e non posso piacere a tutti e va bene così. Faccio questo video perché quello che è successo a me non voglio che succeda ad altri, nemmeno all'ultimo degli stronzi, e perché è uno dei video più liberatori che io possa fare. Io non sono famoso, non lo sono mai stato, sono un po' la signora misteriosa del paese con 56 gatti che vive laggiù, che molte persone sanno chi è, ma che quasi nessuno va mai a trovarla. Eppure, nonostante io non sia famoso, ho subito 2 shitstorm. In realtà non so quantificarle esattamente, perché era più una presenza che stava là e qualche volta tornava. Un giorno sono sceso di casa, mi sono visto con degli amici in un posto e un amico di un mio amico ha iniziato a parlarmi di quello che stavo subendo online. Questa roba era arrivata a 500 metri da casa mia e l'idea di non sapere se questo ragazzo avesse oppure no partecipato alla derisione collettiva che ho subito mi ha fatto male. Mi ha fatto male perché il virus era arrivato anche là e non potevo fare niente per fermarlo. Non potevo fare niente per fermare le derisioni di queste migliaia di sconosciuti. È stato fatto poi il mio nome e cognome e così ho iniziato a ricevere anche dei messaggi privati. Persone che si dicevano interessate al mio lavoro sul web, alla mia musica, per poi rilevarsi come dei seguaci di quest'onda di merda che mi stavo prendendo. Sono comunque riuscito a condurre una vita abbastanza normale, ma questo è dipeso unicamente da me e dal supporto della mia psicologa. Da quando ho subito queste shitstorm, quando degli sconosciuti mi guardano e ridono, penso automaticamente che stiano ridendo di me. È la prima cosa che mi viene in mente. È un pensiero istintivo che non riesco a fermare, anche se poi riesco a smentirlo. Mi è successo anche qua in Islanda e anche solo per un secondo torna quella paura che stia succedendo di nuovo. Nella vita di tutti i giorni, quando una persona mi guarda e ride, mi ci interfaccio perché voglio scoprire se sta veramente ridendo di me. Lo faccio con gentilezza, inizio a scambiare 2 chiacchiere e
la paura passa. Sul web invece è complicato, soprattutto se lo devi fare con migliaia di persone. Nelle shitstorm non hai possibilità di confronto perché non sei soggetto in un'interazione, sei l'oggetto della derisione. In quanto oggetto non hai diritto di parola e se quel diritto lo eserciti ti prendi il doppio della merda. Avete mai sognato di voler parlare a tutti i costi con qualcuno ma non vi esce la voce? È un sogno ricorrente che fanno molte persone, che volete dire qualcosa di super importante ma non riuscite a dirla. Questa è la sensazione che ho provato ogni volta che nel privato ho cercato di difendermi dalle derisioni, perché la delegittimazione era a prioristica. Qualunque cosa avessi detto avrebbe condotto allo stesso risultato. Io merito la derisione. La vuoi contestare? Hai un problema con la troppa sensibilità. Grazie alla mia psicologa ho capito di non avere dei problemi, o comunque di averceli, ma come ogni altra persona. Ho fatto di tutto per sotterrare la vergogna, la rabbia che provavo nel leggere quei messaggi. Sono stato fatto in 1000 pezzi e sono stato ricomposto in 1000 modi diversi con il solo scopo di compiacere la frustrazione del prossimo. Il punto è che, al di là delle critiche legittime, odiare una persona è un diritto, lederla no. Non possiamo svegliarci una mattina e decidere di dire o scrivere una roba che delegittimi un altro essere umano, rendendolo un pupazzo o un fenomeno da baraccone. Prendere una persona e distruggerla davanti a tutti, farla a pezzi e poi ricostruirla come fa più ridere a noi. Mi rendo perfettamente conto che dall'esterno queste sono delle azioni che possono essere percepite come mero intrattenimento, ma c'è una differenza molto sottile tra il ridere dell'altro e il ridere con l'altro, tra il fare ironia e il delegittimare la dignità di una persona per renderla oggetto di derisione. Può essere percepito come intrattenimento, ma è una merda per chi lo vive. Nemmeno nessuna delle persone che hanno riso avrebbe meritato un trattamento del genere, perché nessun essere umano dovrebbe meritarlo. Esporsi pubblicamente non implica che bisogna accettare tutto. Bisogna sicuramente essere preparati perché il web è una giungla e chi mi conosce sa che difficilmente mi offendo per degli insulti. Ci ho spesso anche scherzato in passato, anche nelle live su Twitch, ma non si può legittimare una shitstorm. Il problema è che questa separazione tra virtuale e reale non esiste. Il web è una configurazione della realtà. Se tu scrivi a qualcuno online qualcosa, quella cosa gliela stai dicendo. Cambia semplicemente il medium. Tanto può essere l'aria, tanto possono essere dei beat. Marshall McLuhan direbbe che il medium è il messaggio e quindi che i beat e l'aria sono parte del contenuto. E anche questo è vero, perché se una roba la dici in un bar con degli amici ha un certo significato. Se la stessa cosa la scrivi o la dici davanti a migliaia di persone, sembra addirittura essere calata dall'alto. Le persone non hanno pensato che io fossi cattivo, hanno semplicemente pensato che io fossi ridicolo. Vedermi ridicolizzato sulla piazza ha fatto credere loro di poter fare la stessa cosa. E l'hanno fatta. I commenti su di me non li ho letti tutti, onestamente non ce l'ho fatta. E la cosa di cui sono maggiormente grato è che non hanno nemmeno sfiorato la legittimità del mio lavoro su web o della mia musica, ma hanno toccato me come persona. La stima delle persone che mi hanno conosciuto online e offline, devo dire la verità, non è mai cambiata, ma il modo in cui sono stato trattato da migliaia di estranei è inaccettabile. E dovrebbe esserlo per chiunque, perché questo è un discorso che prescinde da me e dalla mia storia. Nessuno merita questa merda, nemmeno una persona che fa qualcosa di sbagliato, nemmeno chi mi ha trattato in questo modo lo merita. Io che ho sempre scherzato con il cringe, alle volte anche volendo creare un divario tra ciò che dicevo e come lo dicevo, mi sono iniziato a sentire ridicolo quando parlavo di fronte alla fotocamera e onestamente mi sento ridicolo anche adesso. Tra le cose che ho vissuto peggio e che vivo ancora male, c'era la paura che le mie parole potessero in qualche modo essere fraintese, trasformate, delegittimate, strumentalizzate per altri fini. Ho fatto di tutto per evitarlo. Ho fatto veramente qualsiasi cosa. Ma dall'altra parte ci possono essere delle persone, degli utenti, che vogliono a prioristicamente farvi a pezzi, a prescindere da ciò che direte. Pesare così tanto le parole nei video mi ha portato a sentirmi innaturale quando le pronunciavo. Essere costantemente in allerta, come sono anche adesso, mi ha fatto male e mi fa male. Sicuramente altre piattaforme mi hanno aiutato ad essere più sciolto, sperimentando nuove cose, esorcizzando anche il cringe attraverso dei personaggi che inventavo e che interagivano con le mie live. Ma fare video su YouTube per me
era diventato pesante. Non è che non abbia mai caricato più video, ma ho iniziato a farlo sempre meno. In qualcuno mi sentivo più tranquillo, in qualche altro video il peso diventava insopportabile e limitante. Il video musicale di Ma non so ballare gioca volutamente con il cringe per questa ragione qua, ma comunque non è bastato a lasciarmi completamente andare, a dire ok, va bene, sembro un coglione e va bene che io sembri un coglione, non me ne fotte un cazzo. Ed è questo il motivo di questo video. Il fatto di parlarvene, di dirvi che ho questa fottuta paura di poter sembrare un coglione qualsiasi cosa io faccia o dica in video, mi libera di un peso. Ve lo sto dicendo perché così è come se io mi legittimassi a poter sembrare un coglione. Anche perché nella mia vita sono sempre stato me stesso. E se per un periodo sono arrivato a smettere di fare video su YouTube, è perché io non devo censurare quello che voglio dire e come lo devo dire. Quindi, sinceramente, ho preferito non farli più. Anche perché tutti possiamo essere cringe per qualcun altro. Ed è solo abbracciando la possibilità di esserlo che possiamo oltrepassare il senso di vergogna e di imbarazzo. Il cringe è un limite per chi lo prova, non per chi involontariamente lo fa provare. Se provi imbarazzo per qualcuno, il limite è tuo. E soprattutto, se inizi a provare vergogna per qualsiasi situazione che implica un minimo di emotività, finirai con il non lasciarti andare più a niente. Quindi, per quanto possa sembrare appagante ridere di uno che in quel momento ti sembra un coglione, pensa che dopo farai di tutto per non essere tu quel coglione. Castrerai, censurerai delle cose che naturalmente faresti per la paura di poter essere ridicolizzato in piazza. Magari è un video che non vedrà nessuno. E va bene così, però il solo fatto di pubblicarlo lo so che sarà positivo per il mio benessere mentale, perché il video resta qua. È un manifesto di liberazione, di accettazione della ridicolezza. Siate ridicoli. Ci tengo tantissimo a precisare che tutte le persone e gli utenti coinvolti in un modo o nell'altro nelle shitstorm che ho subito non devono subire quello che ho subito io. Sia chiaro, non voglio che ci sia una ritorsione nei confronti di nessuno, perché nessuno la merita. Penso che spetti ad ognuno di noi avere la consapevolezza delle proprie azioni. Io vorrei solo che non risuccedesse più, né a me né ad altri, perché quello che mi è successo è inaccettabile. A tutte quelle persone con cui dovevo collaborare e che poi sono scomparse nel nulla quando mi sono preso tutta la merda, io capisco la paura di essere risucchiati dal buco nero. Sul serio, capisco meno la mancanza di sincerità, vi avrei capiti. A tutte le persone che, vedendo che me ne stessi in silenzio, hanno provato di tutto per farmi cavalcare quest'onda di merda nei loro canali, a farmi dire anche solo una parola in merito a quello che stavo subendo, voglio dire che l'empatia dovrebbe sempre essere un elemento fondamentale in questo lavoro, soprattutto se volete parlare di argomenti così delicati. Percepire la paura di diversi colleghi nel parlare con me in diverse occasioni mi è dispiaciuto. Sono stato messo ad una distanza di sicurezza da alcuni di voi ed è un vostro insindacabile diritto. Quello che mi dispiace è che la stima da parte vostra l'ho sempre percepita come sincera e la vostra distanza me ne ha fatto dubitare. A tutte le persone che invece, nonostante stessi passando un periodo critico, mi hanno comunque considerato pubblicamente e privatamente, sappiate che l'ho apprezzato profondamente e vi ringrazio. L'importante è sempre avere un proprio senso critico e fare il possibile per non lasciarsi coinvolgere in queste dinamiche di gruppo tossiche, perché queste dinamiche, il senso critico, un po' te lo assopiscono. Tutti possiamo sbagliare. L'importante è provare ad essere consapevoli delle possibili conseguenze delle nostre azioni. Farsi una domanda prima di scrivere o di dire una cosa. Ricordarsi che alle volte, dietro una roba confezionata con una forma divertente, ci può essere una persona che soffre e che pensa al suicidio. Ed io, pur essendo una persona emotivamente forte, ho ancora i segni di questa roba. Un altro, al mio posto, si sarebbe ammazzato. Non voglio un applauso per questo, non è un merito. Serve per descrivere la gravità della situazione. Un altro, al mio posto, si sarebbe ammazzato. Ne vale la pena? Secondo me è una risata che costa un po' troppo. Non tutto è come sembra. Infatti, sono le 11 di sera. Io vivo, studio e lavoro in Islanda e tutto sommato, insomma, nonostante tutto questo, sto bene. Comunque, vabbè, insomma, finito questo video e liberatomi di questo peso, speriamo che faccia uscire qualche canzone perché mi ha sfastriato. Bless bless.